È sempre stata affascinante l'idea di ringiovanire anziché invecchiare con il passare del tempo, ma ahimè per il momento non abbiamo ancora trovato il modo di farlo, quindi per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando, però per l'invecchiamento degli oggetti e il loro degrado quello che possiamo fare è provare a rallentarlo il più possibile, fermarlo ancora non si può. Quindi non proprio maghi, però magari proviamo a fare i medici, in questo caso medici della carta. Ciao, sono Paola della Bottega Fagnola di Torino, un laboratorio artigiano che si occupa di legatoria e cartotecnica artigianale e restauro di libri e documenti. Negli scorsi video abbiamo visto un lavoro di legatoria, un lavoro di cartotecnica e adesso vi presentiamo un lavoro di restauro. Il committente di questo lavoro è l'Officina della Scrittura, un museo dedicato alla cultura della scrittura e del segno, nato nel 2004 all'interno della sede storica della Manifattura Aurora, azienda torinese di penne stilografiche. Il soggetto è un manifesto pubblicitario delle penne Aurora degli anni 30, illustrato dal grafico pubblicitario Mauzan. Cosa ci si può aspettare da un restauro? Non possiamo tornare indietro nel tempo e quindi non è possibile far tornare le cose come nuove. L'obiettivo che ci diamo di solito è quello di allungare la vita degli oggetti il più possibile, eliminare quelli che sono i fattori di degrado che potrebbero, accelerare la distruzione, come ad esempio le polveri, lo sporco e i nastri adesivi, e cercare di migliorare la leggibilità del pezzo, che nel caso delle immagini ha a che fare anche con i colori. Ogni intervento di restauro inizia osservando il pezzo, come è stato creato, con quali materiali, con quali inchiostri è stato stampato e anche lo stato conservazione, sia sul fronte che sul retro. Documentiamo anche fotograficamente tutto quello che ritroviamo. In questo caso, essendo un grande formato, ci siamo dovuti attrezzare per riuscire a fare una fotografia dall'alto che fosse perfettamente perpendicolare rispetto all'opera, la inquadrasse tutta e ci permettesse di non avere alterazioni prospettiche. Con l'aiuto di alcune lenti di ingrandimento abbiamo osservato il retino di stampa e formulato le nostre ipotesi su quella che poteva essere la tecnica di stampa identificata. E l'abbiamo osservato accuratamente sia fronte che retro, documentando tutti i particolari, in particolare i danni. I piccoli strappi perimetrali, le lacune, la presenza di nastri adesivi di diversa natura, probabilmente messi in diverse epoche. I frammenti distaccati li abbiamo tenuti da parte e opportunamente etichettati per poterli poi ricollocare. Abbiamo poi fatto dei test per capire in che modo potevamo rimuovere i depositi superficiali e la polvere, andando a trovare il metodo e l'attrezzatura più adatta. L'abbiamo fatto in diversi passaggi. Dove c'è l'immagine sul fronte vogliamo essere ancora più prudenti, quindi andiamo a verificare che i metodi di pulitura che abbiamo individuato siano adatti anche alla parte con l'immagine e in maniera molto delicata, sezione per sezione, procediamo a pulire anche il recto della nostra opera. Per andare a rifinire il nostro lavoro ci aiutiamo con visori e lenti di ingrandimento. Il bisturi a lama fissa ci permette di andare a togliere gli ultimi detriti che sono rimasti delicatamente e con delle gomme matita o delle gomme comunque delle stesse minuscole dimensioni andiamo sui punti che necessitano un ulteriore passaggio. Abbiamo ancora fatto un ultimo passaggio creando una gomma di polvere per fare una pulitura più delicata che ci permetteva di utilizzare lo stesso materiale della gomma ma avere un'applicazione ancora più soft.
I residui di gomma che si sono creati li abbiamo eliminati con una microaspirazione. E questo ci ha permesso di migliorare la percezione visiva del manifesto andando a fare questo passaggio aggiuntivo di pulitura sui bordi e sulle parti bianche. Finite le operazioni a secco, dobbiamo verificare quali operazioni ad umido sono necessarie. Il primo passaggio è vedere come la carta e gli inchiostri reagiscono ai solventi che utilizziamo. Quelli che usiamo più comunemente sono acqua, alcol oppure soluzione idralcolica in diverse concentrazioni. Quindi testiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e verifichiamo che non ci siano cambiamenti nella stampa o nella carta. In questo caso, trattandosi di una carta moderna con un problema di ossidazione, dobbiamo anche verificare come reagisce la carta e gli inchiostri al componente chimico riducente che abbiamo selezionato, il terzo butillamminoborano, chiamato con la sigla TBAB. Abbiamo testato anche questo per essere sicuri che non avesse effetti collaterali. Prima di fare operazioni su tutta la superficie, andiamo a rimuovere i nastri adesivi. Ci sono nastri adesivi di diverse tipologie. A seconda della tipologia ci sono diversi metodi di distacco. Per quello di carta è bastata una leggerissima umidificazione. Per quello con un nastro plastico c'è stato bisogno di un po' di calore e poi lavorare millimetro per millimetro per andare a facilitare il distacco. Oppure potrebbe essere necessario l'aiuto di una soluzione idralcolica o di altri solventi. Tutti i pezzi che abbiamo rimosso li cataloghiamo e li mettiamo da parte. Il TBAB, per ridurre l'ossidazione, è stato applicato per nebulizzazione su tutta la superficie. Subito dopo l'esposizione al TBAB, per 5 minuti, si è risciacquato per andare a fermare l'azione di riduzione. Questo passaggio ci ha anche permesso di inumidire le fibre della carta, ammorbidirle e quindi metterla sotto peso e dargli un primo passaggio di distensione. L'abbiamo lasciata asciugare così. Dopo la prima nottata abbiamo verificato che effetto ha avuto questo lavoro di distensione e abbiamo notato che sulla gran parte della superficie c'è già un buon risultato e anche il trattamento di riduzione dell'ossidazione ha avuto effetto perché è migliorato l'aspetto della carta ma anche la sua consistenza, diciamo. Serve però un ulteriore passaggio di umidificazione, questa volta più delicato. Predisponiamo una carta assorbente che andiamo a bagnare fino a che non è completamente pregna d'acqua. Sopra di questa andiamo ad appoggiare una membrana di Gore-Tex che permetterà di far passare l'umidità dalla carta assorbente impregnata all'opera nella maniera più blanda possibile e andiamo a coprire tutto con della plastica per creare una cella di umidificazione e lasciamo agire lentamente e poi di nuovo sottopeso. Dobbiamo procedere a ulteriori passaggi di umidificazione e distensione perché ci sono delle grinze che sono più accentuate e un pochino più ostinate da mandare via. Sembrano quasi delle rughe sul volto illustrato nel manifesto. Non ci convincono proprio. Quindi facciamo ancora un altro tentativo, questa volta localizzato, per distendere queste, tra virgolette, rughe e lo mettiamo di nuovo sotto peso e lasciamo asciugare un'altra notte.
Il bello del restauro è che è un lavoro sempre diverso. Ogni oggetto è un caso a sé, anche oggetti che hanno caratteristiche simili o danni simili potrebbero avere reazioni o tempi di intervento diversi. Più si è in gamba, più si cerca di prevedere con accuratezza quanto tempo ci vorrà per l'intervento, però ahimè l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ora che abbiamo raggiunto lo stato di distensione che ci soddisfa, andiamo a recuperare tutti i frammenti e le parti distaccate, le parti che erano tenute assieme prima dai nastri adesivi, e li ricollochiamo. Prepariamo la colla selezionata, in questo caso una colla d'amido. Applichiamo uno strato adesivo adeguato per il frammento, però il meno esteso possibile. L'adesivo deve essere sufficiente per far riaderire il frammento, però deve anche andare a occupare meno superficie possibile, quindi bisogna sempre bilanciare queste due necessità opposte. E con questo metodo andiamo a riattaccare tutti i frammenti perimetrali. La colla d'amido è una colla molto tenace, bisogna solo darle il tempo di asciugare, in questo caso si tratta di un'altra nottata. Il lavoro di restauro, soprattutto quando si utilizza questo tipo di adesivi, come vedete è fatto anche di tempi di asciugatura e di attesa. Quindi l'intervento di restauro, anche se magari può non richiedere un numero di ore di lavoro attivo così consistente, può aver bisogno tra una fase di lavoro e l'altra di tempi di attesa e di asciugatura, che sono comunque tempi vigili di controllo, abbastanza lunghi. Piano piano esaminiamo il manifesto, tutti i body e tutte le aree in cui potrebbe essere necessario un intervento e uno ad uno andiamo a suturare i piccoli strappi perimetrali e andare a occuparci di tutte le piccole lacune. Dove è necessario, una volta asciutti, aggiungiamo un rinforzo sulla parte posteriore, quindi quella dove non c'è l'immagine, con il velo giapponese. Il velo giapponese è una carta finissima con una grammatura assolutamente ridotta, però delle fibre molto lunghe. Strappetto per strappetto eseguiamo questa operazione e poi piano piano, millimetro per millimetro, lato per lato, andiamo a suturare tutti gli strappi perimetrali. Finiti gli strappi più piccoli, ci dedichiamo a quella che è la lacuna più grande, che è la più complessa da trattare su questo manifesto. Iniziamo a preparare uno strato sottostante che fermi tutti i frammenti nella posizione corretta. E poi andiamo a creare un'integrazione digitale. In questo lavoro, oltre all'aiuto di Sofia, c'è stato anche quello di Francesca, che si occupa di tutta la parte digitale. La parte digitale viene utilizzata per realizzare delle riproduzioni per le esposizioni permanenti, nei musei, nelle biblioteche, creazione di facsimili, ma anche, ad esempio, creare props per le produzioni cinematografiche e video. In questo caso ci ha aiutato perché abbiamo potuto riprendere una parte della scritta che era mancante, ricostruirla e stamparla sulla carta giapponese che andiamo a utilizzare per il restauro. Questo ci ha permesso di creare una lacuna che riproducesse la stampa in maniera fedele e di andare a modificare un pochettino i colori di modo da creare un'integrazione che fosse più vicina possibile all'originale, che non si notasse, non attirasse l'attenzione, ma che da vicino a chi sa dove guardare e sa che è stato restaurato fosse comunque distinguibile. L'integrazione con stampa digitale ha richiesto svariate prove. Inizialmente avevamo pensato di riprodurre con questa tecnica anche la parte bianca con le sue tracce di stampa e la sua texture, però non abbiamo trovato una combinazione soddisfacente e quindi alla fine la soluzione che abbiamo adottato è stata quella di riprodurre digitalmente la scritta e le bande colorate e per i bianchi
optare per una tinta d'acquerello e poi dei dettagli da aggiungere in seguito. Abbiamo montato la top aiutandoci con un punteruolo e come punte abbiamo utilizzato degli aghi da microblading, quindi uno strumento da tatuatore riadattato al restauro, ispirati da alcune ricerche e post che avevamo visto da colleghi a livello internazionale. Una volta montata questa toppa e lasciata asciugare, siamo passati agli ultimi ritocchi cromatici sulla toppa e sul resto del poster. La carta che abbiamo così creato è stata utilizzata anche per le altre piccole toppe che era necessario reintegrare. E poi abbiamo riguardato tutto il manifesto per assicurarci che anche nelle campiture di colore non ci fossero delle spuntinature che necessitavano di intervento. Questo tipo di lavoro richiede una vista allenata e anche gli occhi riposati nella maniera giusta, e quindi è necessario intervallare e non stancarsi troppo per non perdere i dettagli. Controlliamo come è venuto l'intervento, se ci sono ancora delle cose da rivedere e proviamo a osservare il manifesto come verrebbe osservato una volta finito. Per finire il lavoro non resta che rifilare tutte le integrazioni. La toppa più grande utilizziamo una riga metallica messa a filo esattamente sotto il manifesto e una carta vetro di grana molto fine, di modo da creare un taglio che non sia troppo netto ma assomigli di più a quello dell'aspetto della carta. Dove invece abbiamo aggiunto del velo, con estrema cautela e precisione andiamo a utilizzare bisturi e righello metallico. Restauro finito. Adesso che si fa? Adesso bisogna predisporre il manifesto per il suo condizionamento. Dipende come si vorrà conservarlo, in questo caso non in una cartellina, in una cassettiera, in un deposito, ma esposto a parete incorniciato. Per poter incorniciare il manifesto occorre creare dei punti di aggancio per fissare il manifesto stesso al passepartout. Abbiamo verificato in letteratura e abbiamo considerato le dimensioni dell'opera, quanto era pesante, la resistenza della carta, e facendo tutte queste considerazioni abbiamo poi deciso di creare 4 punti di aggancio che si accavallavano per qualche millimetro sopra il manifesto. Abbiamo tagliato, sempre in carta giapponese, queste brachette, abbiamo sfibrato con un taglio d'acqua il lato che andava a incollarsi sul manifesto e li abbiamo applicati sempre con la colla d'amido nei punti che avevamo identificato. Il restauro è un lavoro costellato di prime volte. Ci sarà sempre una casistica che non hai ancora trattato, un oggetto che hai visto solo in letteratura, prodotti o tecniche che sono frutto delle ultime ricerche che non hai ancora testato. La sfida, e il bello, è proprio questo:
che ogni volta è diverso e ogni volta c'è qualcosa di nuovo da imparare.